Ciao di nuovo Italialized. Cartago dell'Enda Est. Ecco, basta che non sia Helsinki. No, Helsinki si spera di no. Ancora no, dai, mettiamoci le mani sotto il tavolo. Va che... Siamo di nuovo qua, benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast Sisu e Spaghetti. Di cosa parliamo oggi, Fra? No, il fattore no, Finlandia. Il fattore Finlandia, esatto. Va bene. In realtà Quindi? c'è un personaggio, secondo me, che è stato molto discusso, Sì? anche in Italia, secondo me. È stato citato diverse volte per delle questioni politiche. Ed è una politica donna, in questo senso, molto adesso, famosa degli ultimi adesso ho anni. capito dove stiamo andando a parare. E che si chiama Sanna Marin. Marin, non Marin, perché non è di San Donadif Piave. Sanna Marin, la streghetta. No, non essendo dell'Alto Veneto, è Sanna Marin, l'accento va sulla A. E va bene, parliamo quindi di Sanna Marin. Perché secondo me è un personaggio che è stato tirato non tanto per aspetti politici, secondo me. No, sicuramente non per aspetti politici. Introduciamo il personaggio. È stata premier finlandese che anni? Dal 2019 al 2023, sì. Dall'autunno, mi sembra novembre-dicembre del 19, se non sbaglio, fino alle elezioni poi del 2023. Insomma, un periodo abbastanza facile dove non è successo niente. Non è successo assolutamente tra le altre nulla. cose, Covid e entrata della Finlandia dalla Sì, NATO. business as usual, no? Come si suol dire. Due bazzecole, praticamente. Sì, si è beccato un premierato, insomma, in anni sicuramente particolari. Allora, Sanna Marin, cominciamo col dire ragazza, perché alla fine è una donna giovane. Sì, è nata nel 1985, Esatto. quindi quasi della nostra età. Ha una quarantina di anni e è diventata prima ministra a 34 anni, se non ricordo male. Ed aveva colpito un po' l'opinione pubblica internazionale perché era giovane. Perché era la più giovane esatto. il più giovane capo di Stato o capa di Stato al mondo, no? E perché era donna, comunque. Sì. Perché quello, c'era l'esempio, vedi che nelle posizioni di potere c'è anche la componente femminile. Sì. Noi eravamo abituati alla Merkel ad aver visto la Merkel. Noi avevamo la Merkel, però la prima ministra neozelandese era una donna, se non sbaglio la prima ministra danese era una donna. Però, in Finlandia una presidentessa di inizio anni 2000, degli anni 2000, Tarja Halonen, che lei è stata la prima donna presidente in Finlandia. Tra l'altro, se ti ricordi, il cavaliere, pace all'anima sua, fece in anni non sospetti, fece un commento, insomma, molto poco edificante sul posteriore di Tarja Halonen, che insomma, dai, lì ci contraddistinguemmo come paese, purtroppo, forse per questioni sbagliate. Sicuramente. E comunque diciamo che nel contesto mediatico di quando Sanna Marin è salita al potere, c'era molta più divulgazione mediatica anche delle cose, dell'immagine, sì, e quindi il suo impatto, essendo anche buon per lei, una bella ragazza, cioè una bella donna, di bell'aspetto, certo. oggettivamente bella, sicuramente. E quindi dice, no, vabbè, adesso compare la Merkel, Angela, viene sempre in Italia a mangiare la pizza, l'hai visto che viene sempre a Napoli a mangiare la pizza? Sì, no, io tra l'altro come capo di Stato, come politica, la Merkel, guarda, adesso lasciamo stare, non apriamo capito, nel senso, ce l'avessimo adesso ci ciucceremmo i gombetti, come si dice a Mantova. Sai che quando pensi di aver toccato il fondo e poi continui a scavare, no? E poi rimpiangi, dici quello là che era il peggio del peggio, adesso stai rimpiangendo tutti. In retrospettiva, con il senno di poi di cui sono piene le fosse, come mi insegni, la Merkel è stata un'ottima politica, però non ha fatto tanto il bene dell'Italia, ecco, forse, però vabbè. Beh, diciamo che era una Germania ricca allora, quantomeno, molto diversa da quella che c'è adesso, che stanno un po' andando dal culo, per dirla in francese. Comunque stavamo parlando della Sanna Marin, che è salita al potere, ha assunto la carica di premier
verso fine anno del appunto 2019. Preso dalla tazza del cesso, questa c'ha dei residui interessanti. Fammi vedere. Lì che c'ha un po' di peli che c'è anche vabbè. Comunque guardate che bella, abbiamo la tazza anche con abbiamo i le loghi. tazze personalizzate. Quanto prima apriremo anche lo shop. Sì. Dai, faremo anche le mutande sicuramente, sì, autografate da noi con la nostra faccia. Basta, allora uno davanti e uno dietro. Vabbè. Sanna Marin. Salutiamo Sanna Marin. Saluto. Sì, no, io sono d'accordo con te che è stato un personaggio molto controverso in molte maniere diverse. Ecco. Intanto ricordiamo, forse non tutti sanno che la famosa frase, in Finlandia c'è un sistema dove il presidente o la presidentessa capo dello Stato, in questo momento il presidente è Alexander Stubb, che è anche stato a sua volta anni fa capo del governo e quindi premier, e poi c'è il capo del governo che è il primo ministro o premier, insomma un po' come in Italia, sì, presidente della Repubblica, primo ministro. Perfetto, presidente della Repubblica, primo ministro. Sanna Marin fu primo ministro. Una cosa secondo me interessante che gli italiani non sanno, almeno io parlando dell'argomento Sanna Marin con qualche italiano, mi sono sempre imbattuto in questa imprecisione o in questa come dire, credenza sbagliata, che Sanna Marin sia stata eletta dai finlandesi come primo ministro. Questo invece non è assolutamente vero. Le cose sono andate così che nel 2019 ci furono le elezioni politiche che furono vinte dall'SDP, dal centro-sinistra, quello che noi potremmo paragonare al nostro come posizionamento politico un po' al nostro PD, diciamo così. Sempre se pensate che il PD sia un partito di sinistra, ovviamente. Va bene, ma potremmo anche stare qua a dirimere se l'SDP sia un partito di sinistra. Allora diciamo progressisti, democratici, qualcosa del genere. Diciamo che secondo vecchie categorie politiche che forse non hanno neanche più ragione di essere nel mondo di oggi, direi un centro-sinistra, una sinistra democratica e moderata. Certo. L'SDP vinse le elezioni e diventò primo ministro Antti Rinne. Successero poi tutta una serie di casini sindacali. Ti ricordi quando le poste per alcuni mesi smisero di funzionare perché ci fu uno sciopero enorme del personale delle poste che durò diverse settimane, anzi dei mesi addirittura, a cui si accodarono poi tanti altri servizi o pubblici o parzialmente privati ma con una grande partecipazione dello Stato, come per esempio Finnair. Sì. Anche il personale Finnair per molte settimane in solidarietà al personale delle poste fece sciopero, e questo creò una crisi politica tale che Antti Rinne perse la fiducia del centro, del partito politico di nome Keskusta, che è il centro, diciamo è un centro democratico molto attento alle campagne, molto attento alle zone un po' più periferiche così, e che faceva parte del governo, e una volta persa la fiducia si dimise perché non ritenne di avere più la credibilità per gestire il governo, insomma, per essere a capo del governo, al che l'SDP mise a fare la prima ministra Sanna Marin, che era già stata ministra per i trasporti e le infrastrutture. Quindi fu una scelta. Noi adesso non possiamo, non abbiamo forse gli strumenti e le conoscenze tali per entrare nel merito se sia stata una scelta politica, strategica o se sia stata una scelta di necessità, insomma. Tra l'altro anche noi in Italia abbiamo avuto più di un caso di un premier che sia stato nominato premier senza elezione, senza essere stato eletto dagli italiani. Assolutamente. Non facciamo i nomi, c'è una lista, c'è una buona, ultimamente piuttosto poi lunga, abbastanza lunga sicuramente. Sì. Quindi una cosa comunque assolutamente contemplata dal sistema politico finlandese, non successe niente di irregolare. No. Semplicemente Antti Rinne si dimise e Sanna Marin venne messa
al suo posto a guidare il governo. Con Però, il Presidente della Repubblica Niinisto, che c'era ancora. sì, Sauli Niinisto, che è stato presidente Sì, per tantissimo. per tantissimi anni. E... che è l'equivalente di adesso, cioè che adesso Stube è il suo equivalente, Esatto, ricopre la stessa posizione. per dare per fare un paragone con l'Italia, quello che da noi è Mattarella. Sì, giusto? esatto. Quindi questo è un po' forse il primo mito dei tanti che oggi sfateremo su Sanna Marin. Perciò nel 2019 Sanna Marin sale al governo a fine anno, creandosi tra l'altro un gabinetto, diciamo, dei principali ministeri, Sì. completamente al femminile, con c'era la Chiuru, c'era la Sì. Ohisalo, e poi c'era Lee Anderson, e Comunque era famoso perché aveva una componente femminile molto marcata. esatto, sì, diciamo che i ministeri, quelli più importanti che veramente poi gestiscono il paese, erano completamente gestiti da donne. Assolutamente sì. Successe cosa poi? Un po' di cose. Un Da po' quale di vuoi cose. partire? Beh, vabbè, è il Covid-19. Sì, vabbè. Che tra l'altro è stato vissuto e gestito in maniera diversa rispetto all'Italia, perché io mi ricordo allora molte persone ovviamente parlavano dell'Italia perché stavano in Italia, però vi garantisco che quello che è successo in Finlandia non ha praticamente nulla a che vedere, cioè, No. c'era il Covid, ma la gestione, il fatto di come era vissuto, Certo. Green Pass e altri Certo. discorsi, cioè, proprio non c'entrano assolutamente niente. Beh, ne parleremo un giorno di questa Sì, cosa, sicuramente. però vorremmo anche un attimino mettere le mani avanti e dire queste differenze derivarono principalmente, almeno secondo me, dal diverso tasso di urbanizzazione, dalla diversa densità di popolazione, perché insomma non puoi comparare lo spazio pro capite che hanno i cittadini italiani con lo spazio pro capite che hanno i cittadini finlandesi. Insomma, comunque è vero, in Italia ci furono delle misure restrittive molto diverse, più... comunque diverse. Sì, diverse. Diciamo diverse. Diciamo, sì. Sicuramente più marcate. Sì, severe, insomma. Poi senza stare a discuterla adesso perché non ci compete, non ci interessa. Certo. Però sì, ci fu questa cosa, quindi lei era lì quando fu presa un po' la pandemia. dal ciclone, si trovò un po' nell'occhio del ciclone proprio durante la pandemia, che iniziò quando iniziò il suo governo fondamentalmente. E già per questo motivo, già per come venne gestita questa emergenza in Finlandia, Sanna Marin è diventata subito un personaggio controverso, giusto? Sì. Perché ti ricordi, allora in Italia si fece un sacco di polemica sul fatto mascherine sì, mascherine no, mascherine forse. In Finlandia uno scandalo enorme fu che Sanna Marin, come rappresentante insomma del suo governo, disse sì, ma noi abbiamo i depositi pieni di mascherine, che era vero, ma erano tutte scadute, non si potevano più utilizzare, quindi la Finlandia per mesi rimase in braghe di tela, senza avere mascherine a sufficienza per tutti, e dovette poi ordinare, adesso non mi ricordo se infatti, dalla Cina, forse a un prezzo molto maggiorato. Infatti l'obbligo di mascherina non c'è propriamente stato, salvo alcune eccezioni, anche per questo motivo sicuramente avrà influito anche quello, sicuramente. Certo. Un secondo motivo, e io ne fui personalmente anche colpito, perciò cercherò di rimanere il più obiettivo possibile, ma anch'io avevo mia skin in the game, come si suol dire, fu che qui ci fu un grande dibattito, e direi uno scandalo anche, su come vennero gestiti gli eventi pubblici, no? Gli eventi di massa, nel senso che per qualche settimana ci fu un divieto totale di aprire per esempio i bar, i ristoranti, te lo ricordi, no? Le discoteche la notte, i concerti, gli eventi culturali, i teatri, i cinema, tutto quello a cui potete pensare. Moltissimi centri anche sportivi e così via chiusero completamente. Io mi ricordo che le uniche palestre a cui potevi accedere erano quelle con il tornello, dove accedi senza il personale, bensì con un badge, una carta, un codice così, e addirittura
facevano entrare non più di 10 persone Sì. alla volta nello stesso slot per allenarsi, quindi diciamo che anche qui ci furono per alcuni mesi misure molto restrittive, ma poi la maggior parte di queste misure vennero alleviate tranne che per gli eventi culturali. E quindi fu diciamo, nel mio ambito lavorativo e nel contesto di chi lavorava e si guadagnava da vivere facendo il mio mestiere o anche tanti altri, la danza, il teatro e così via, ci furono grossissime polemiche perché non si vedeva come fosse accettabile andare al cinema o nei ristoranti o in discoteca a ballare tutta la notte senza le mascherine, senza obbligo di distanziamento eccetera, ma andare a un concerto non si poteva fare, era ritenuto in qualche modo pericoloso e quindi per molto tempo, per un anno abbondante, un anno e mezzo, chi fa il mio lavoro fu un pochettino lasciato all'asciutto. Con le pive nel sacco. Con le pive nel sacco, sì. Questo fu una pietra dello scandalo abbastanza grossa, che tra l'altro non venne aiutata dal fatto che la stessa Sanna Marin poi fu, possiamo dirlo, beccata, usiamo questo termine poco lusinghiero, ma fu sorpresa, ecco, fu paparazzata a festeggiare in discoteca senza la mascherina, senza distanziamento, insomma si fece sorprendere una situazione un po' irresponsabile e questo ovviamente dai suoi detrattori fu fatta un'arma, ecco, contro di lei. Bisogna anche contestualizzare due cose. Hai citato esattamente la cosa che volevo dire io, perché io volevo poi passare su le cose di attualità che l'hanno coinvolta, perché ovviamente l'opinione pubblica era lì, aspettava solamente il momento propizio per poter andare contro. Spesso ci si è dimenticati dell'età della donna in questione, sì. Era giovane, e quello che è il contesto Finlandia è molto diverso dal contesto Italia, quindi ciò che noi siamo negli anni, senza fare riferimenti specifici ma in generale siamo stati abituati a vedere, sì. Perché magari delle persone anche istituzionali, anche con degli scandali insomma abbastanza alte cariche o comunque con posizioni rilevanti, mi viene in mente la protezione civile o altre cose, ci sono stati tanti dibattiti negli anni. E qua c'è stato un paio di episodi in cui lei fu paparazzata, hai detto bene, discoteca, e poi un'altra volta che io mi ricordo, vado a memoria, era su un giornale pseudo scandalistico dove aveva fatto una festa privata a casa. Sì. Ed era, non ricordo se era in atteggiamenti un po' abbastanza intimi con un uomo che si trovava a questa festa. Esatto, e c'erano anche i vestiti, mi ricordo che facevano dei commenti su come fossero vestiti i partecipanti, che c'erano le persone un po' in desabillé, niente nudismo, cioè non è che era gente di fuori, intimo, era semplicemente con degli abiti un po' più succinti, quelle robe lì. Tanto bastò però che l'opinione pubblica disse guardate la poca serietà, no, di questo ambiente, così cos'ha, e io mi ricordo che il pensiero allora è ma questo si dimentica, a parte il fatto che parliamo comunque di cose private, perché era un abbinamento privato, e comunque parliamo anche di un'età in cui, cioè, ok, è la premier, è a casa di un amico, questi gli fanno le foto, era a festeggiare. Io personalmente non ci vedevo niente di male, esclusa la parte di responsabilità in altri contesti quando veniva meno le regole lei stessa, però no. Citiamo un altro episodio molto velocemente, fu anche un po' presa con le mani nella marmellata per una questione di colazioni a carico economico, alle spese dello Stato, quando lei con la famiglia faceva colazione tutta a spese dello Stato, anche se la famiglia non avrebbe avuto il diritto. Spoiler, vi diciamo già chi è stato il maggiordomo. Lei poi si scusò pubblicamente di questa cosa, pagò quello che c'era da pagare e comunque diciamo che non è che avesse rubato delle cifre, non capiamoci, cioè capiamoci bene, la questione di principio rimane, ma
concretamente il danno fatto allo Stato era di qualche decina di migliaia di euro che poi lei posso dire infatti che per quello ho detto bisogna contestualizzare, perché certo. a me personalmente, adesso con tutto il bene, ma se una cosa così fosse successa in Italia, dilettanti, cioè, perché con tutte le porcherie che sono successe negli anni, nei decenni, sì, altro che le colazioni anche ultimamente, ma senza fare, guarda, neanche puntare il dito contro, proprio in generale ci sono state tante di quelle mangerie proprio beccati, sì, così. Guarda, io mi sono fatto la mia idea su questa cosa qua, hai fatto bene a citare l'argomento. Quello che qui in Finlandia secondo me ha causato tutta questa reazione molto di pancia è che qui non c'è mai stata la rivoluzione politica, secondo me in negativo, che c'è stata in Italia. Cioè noi in Italia, diciamo dall'entrata nell'agone politico di una certa classe politica, di certi personaggi in poi, noi siamo stati gioco forza abituati a normalizzare un po', cioè, perché ci venivano messe davanti, no? Delle situazioni sempre più da mani nei capelli, sempre più degradate, senza entrare nel populismo, però basti pensare che c'è ancora gente con condanne definitive che ricopre delle cariche. Sì. Quindi già quello, ci stiamo parlando di un estremo, senza poi parlare di politici beccati a fare telefonate alla questura per... Ma quello è cioè, per dire, questa qua ha fatto un'azione sbagliata che per il contesto finlandese ha creato uno scandalo anche da un certo punto di vista, anche giustamente. Giusto, sì, ci mancherebbe, certo. Però detto italiano a me fa un po' ridere. Ecco, però mi stavo agganciando proprio a questo discorso, nel senso che qui in Finlandia la gente non si è mai assuefatta all'idea che bene o male dai politici ci possiamo aspettare un po' tutto. Qui ancora, finché non sono scoppiati questi piccoli scandali, c'è sempre stata l'idea che un politico debba essere tenuto a degli standard di comportamento anche nella vita privata molto alti, ma questo, se ti ricordi, vabbè, noi non ce lo possiamo ricordare perché o eravamo troppo piccoli o addirittura non eravamo ancora nati. Anche in Italia era così, perché se parliamo di chi sono stati i protagonisti del dopoguerra politico italiano, De Gasperi, Berlinguer, eccetera, eccetera, insomma, erano persone che con tutti i loro scandali, perché anche Berlinguer ebbe i suoi, diciamo, scandali nella vita privata e così via, però insomma erano persone di una caratura, personaggi di una caratura diversa, insomma, ecco. Noi ci siamo abituati forse negli ultimi 30 anni a qualcosa di un po' più terra. Qui ancora no, perciò qua anche quelle che da noi potrebbero essere pesate come delle bazzecole o robe, dici sì vabbè ma non ha fatto niente di che, hanno un loro peso. E vi dico che gente si dimette anche per molto meno. È capitato anche di scandali non solo in Finlandia ma in paesi nordici, c'è proprio una cultura di questa cosa, quindi per farvi capire che anche al di là delle colazioni, ma anche il fatto che questa sia stata fotografata in una situazione privata così, per me, io lo dico a titolo personale, per me è una cretinata quella, però nel costume, società, Finlandia, contesto finlandese viene diciamo che un peso. La prospettiva da cui guardi, se sei abituato a guardare le cose, te ne fa dare un giudizio di valore molto diverso. E io infatti penso che il tema principale di oggi sarà Sanna Marin è un personaggio molto controverso, molto idolatrato, e ci arriviamo tra un attimo, e molto vituperato, e magari ci arriviamo tra 2 attimi, e per me è difficile, capito, dire hanno ragione gli uni e hanno ragione gli altri, perché si tratta molto di questione di prospettiva, dove la vedi quella cosa? Di dove vedi questa cosa qua.
Tu, secondo te, è un personaggio idolatrato, Sanna Marin? No, c'è una parte sicuramente, perché comunque devi pensare anche all'immagine, perché tutte le persone ovviamente non sono solo valutati politici, sto parlando, dalle questioni politiche. Secondo me Sanna Marin è più conosciuta non per le questioni politiche. Esattamente. Quindi quello che è la mia opinione, di nuovo la mia opinione, è che Sanna Marin è un personaggio che ha un nome più per l'immagine che ha dato rispetto a ciò che ha fatto. Indubbiamente. Nel bene e nel male. Infatti la gente, molte poche persone sanno veramente quello che è successo durante il governo di Sanna Marin. Esatto, cosa ha fatto? Cioè gli dici, cos'è che ha fatto? Cosa è successo? Qual è stata la riforma, quello che ha fatto? 90 su 100 ti tirano fuori lo scandalo della foto, la cosa del Covid, anche un po' il passato di Sanna Marin, perché già veniva comunque anche della storia della sua famiglia, la storia personale, sanno comunque di come è cresciuta lei nell'ambiente. Beh, ci si ricama molto su, no? Perché è una storia che ha una certa parte ha una certa ideologia politica e ha una certa narrativa. Fa molto comodo, no? Dire la presidentessa del Consiglio della Finlandia è una donna giovane con un certo background familiare. Di bell'aspetto. Io continuo a sottolinearlo questa cosa, perché anche se sembra una cosa superficiale e banale, guarda che l'immagine che tu, quando tu senti parlare, quella lì, quella bella, perché ovviamente la cosa che ha colpito è l'immagine di Sanna Marin, secondo me. Sì, anche il fatto che lei comunque si sapesse esprimere con un certo eloquio, non una cosa da Giovanni Pico della Mirandola, ma comunque sapesse parlare un politichese abbastanza vicino alla gente, ma abbastanza lontano diciamo dal becero, ecco. Sto pensando a delle dichiarazioni dei correnti ministri. No, vabbè, lascia stare che entriamo in un territorio minato, poi ci becchiamo delle denunce. No, infatti noi non facciamo nei nomi, ne diciamo, però diciamo che ci sono state delle dichiarazioni, esternazioni da parte di gente che ricopre un ruolo ufficiale poco eleganti, diciamola così. Diciamola così. Specie per gli standard finlandesi. Hai ragione. Io continuo a dire questa cosa. Per gli standard finlandesi. Secondo me è proprio dei rutti, cioè delle cose che vabbè, lasciamo stare. Comunque sono concorde anch'io nel dire che l'aspetto esteriore è uno dei grandi temi del personaggio Sanna Marin, tant'è vero che lei è apparsa più e più volte su copertine di magazine, diciamo, popolari, ecco, non relativi sicuramente alla politica. È stata ospite all'estero di tantissime trasmissioni che erano interessate a lei come personaggio, non tanto alle sue idee politiche o neanche alle riforme concrete. Posso buttarla lì una provocazione, quasi un influencer della politica. No, ma lei è stata esattamente quello, lei è stata un influencer della politica. Io in questo ci vedo del buono e del meno buono, nel senso che andremo poi a parlare di quello che come politica lei ha fatto, però a me è rimasta impressa questa frase di una persona finlandese molto molto vicina a me, che quando parlavamo del tirare un po' le somme, no, del premierato della Marin, diceva sì, ma lei ha rimesso la Finlandia sulla cartina del mondo, che è vero, è vero. Cioè, da un momento all'altro, quando della Finlandia non parlava nessuno, dal giorno alla notte, boom, spunta questa Sanna Marin, tutti se ne interessano, tutti vogliono un po' scavare nella sua storia e il nome Finlandia comincia a essere nominato sempre più spesso, e quindi secondo me questo secondo me è stata una cosa molto positiva, ecco, ha aiutato la Finlandia a essere presa geopoliticamente molto più sul serio di prima. Nonostante, ad esempio, io sono un po' più afferrato non tanto sulla politica interna quanto invece sulla politica internazionale, perché sono un po' più appassionato di quel tipo di notizie lì, e aveva un personaggio odiato e amatissimo allo stesso tempo da parte dei finlandesi, il presidente della Repubblica di allora, Niinistö, che oggettivamente aveva un peso
molto importante. Vuoi anche dire il perché? Perché io so perché stai dicendo così. No, è perché comunque anche poi per le ripercussioni che ci sono tutt'oggi nella contemporaneità delle notizie, quindi del fatto che la Finlandia e anche la Svezia allora avessero aderito alla NATO, ha generato tantissimo dibattito, anche in Italia se ne parlava tantissimo, e soprattutto ignorando tutto quello che è il processo che ha portato a questa cosa qua, Sì. quindi semplicemente estremizzando, ok, entrate nella NATO perché è successo il casino che è successo in Ucraina, eccetera eccetera. Sì. In realtà c'è tanta storia dietro e è un processo molto molto più lungo. Allora, cerchiamo di riassumerlo, faremo Sì. magari un video Sì, perché in questo... merito. Per tantissimi decenni, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, fondamentalmente, la Finlandia fu un equilibrista di grande capacità e talento, nel senso che sicuramente dal punto di vista culturale ed economico si affiliò all'Occidente, cioè ci fu una grandissima influenza e penetrazione degli Stati Uniti d'America, della loro cultura, della loro economia in Finlandia, ma dall'altra parte non si inimicò mai l'Unione Sovietica come invece tanti altri paesi europei avevano fatto, anche chiaramente più favoriti proprio dalla loro disposizione geografica. E ricordiamo anche che la Finlandia, perché la maggior parte della gente per fortuna lo sa, ma spesso si pensa, dato che la Finlandia è attaccata alla Russia, che facesse parte dell'Unione Sovietica, e invece cosa che no, non ha mai assolutamente. fatto, ha sempre mantenuto l'indipendenza. L'indipendenza e anche una certa neutralità. Forzata. Una neutralità forzata che deriva appunto dalle questioni storiche. Ricordiamo che la Finlandia era un granducato prima dell'impero zarista, quindi stiamo parlando del 17, e poi c'è stata una guerra civile di cui quella è un argomento vastissimo, nonostante fosse un periodo breve. Poi questioni di seconda guerra mondiale, tentativo di invasione da parte dell'Unione Sovietica, stoica, resistenza da parte della Finlandia, che ha generato un po' il mito della resilienza, della resistenza, della difesa. Andatevi a ribeccare il nostro episodio intitolato Sisu. Quindi tutte queste cose culturali, per capire un finlandese oggi bisogna anche capire un pochettino queste cose qua. Poi lasciamo stare che con tutto il periodo così, arriviamo più a dopo, e come dicevi tu c'è stata questa neutralità, nel senso che noi siamo indipendenti, non facciamo incazzare nessuno, un piede da una parte e un piede dall'altra, manteniamo dei rapporti principalmente economici con entrambi perché ne avevano bisogno. E poi c'era però allo stesso tempo un processo di occidentalizzazione o europeizzazione che ha cominciato a diventare ufficiale negli anni 90. Quelle date sono quelle, quando la Finlandia iniziò a partecipare alle grosse esercitazioni NATO. Quindi quando si dice la Finlandia è entrata nella NATO a seguito delle situazioni geopolitiche che sono successe in Ucraina, non la dici tutta, perché quella è solo stata la parte culminante che può aver, accelerato sicuramente, ha dato un impatto ulteriore, ma era un processo che era già stava già avvenendo. Diciamo in poche parole che ha accelerato un processo che era già comunque in divenire. Sì, perché di fatto stavano già facendo cose. Io tra l'altro ci vedo anche, tu sai che io mi interesso di economia eccetera, io ci vedo anche delle fortissime motivazioni economiche, nel senso che tantissimi investitori internazionali, quando scoppiò la guerra qualche anno fa tra Ucraina e Russia, furono proprio, cioè ci fu un sentimento, gergo economico, finanziario, si parla di sentimento degli investitori, di grande paura nei confronti della Finlandia, quindi anche diciamo a livello economico le autorità finlandesi, il governo finlandese pensò che questo potesse essere una buona, non so, cassetta di sicurezza o un buon incentivo forse per gli investitori internazionali a continuare o ritornare a investire in Finlandia, proprio perché la Finlandia aveva l'egida, d'ora in poi avrà l'egida della NATO e quindi insomma è sicuramente più protetta dal punto di vista militare. Poi, senza andare ulteriormente, che ci sono tantissimi altri argomenti da dire in questo contesto,
però quello che è stato poi l'ufficializzazione, cioè l'adesione formale, la domanda presentata, quella l'hanno accettato tipo dopo un annetto, una cosa così. La Svezia ha avuto un ritardo di un anno a livello di entrata ufficiale, perché ebbe quella situazione con la Turchia, perché aveva la Turchia poteva mettere il veto, esatto, perché c'era, gli svedesi proteggevano quelli che erano considerati dei terroristi, per cui ha avuto, però di fatto hanno deciso, anche un po' parlandosi tra di loro, di fare questo passo insieme. Questo passo storicamente avvenne mentre c'era Sanna Marin come primo ministro, e quindi anche la narrazione globale è stata: Sanna Marin è quella che ha portato la Finlandia nella NATO, nel bene e nel male, perché poi ci sono i detrattori invece, come tutte le cose, questioni, però diciamo che la sua immagine è spesso collegata a questo, nonostante, come ho detto prima, il Presidente della Repubblica avesse un peso molto superiore, perché era colui che aveva già avviato tutto questo processo negli anni precedenti, quindi fu, se dovessi dare una percentuale, darei un po' più percentuale a Niinistö che a Marin, sinceramente. Indubbiamente. Visto che ci agganciamo anche a questo argomento, a me è rimasto impresso, diciamo, una invece delle diverse gaffe che o dei diversi, possiamo chiamarli errori, o dei punti che i detrattori imputano a Sanna Marin, che quando Zelensky venne in visita in Finlandia ci fu la conferenza tra Sanna Marin e Zelensky, e lei si fece sfuggire: dobbiamo anche parlare della questione degli F-18 finlandesi, di come potrebbero appoggiare, aiutare le forze aeree ucraine, e dietro la Marin il ministro della difesa Antti Kaikkonen gli venne il sudore i freddi, perché ma questa chi l'ha fatta parlare? Ed era, per spiegare il contesto, Sanna Marin, come dire, non fece nessuna promessa, perché poi anche questo viene un po' però interpretato, però fu una dichiarazione piuttosto forte, senza essersi prima consultata con il ministro della difesa, con il gabinetto del governo, insomma con nessuno, la buttò un po' lì, e i quali, nonostante il fatto di essere finlandese, quindi faccia abbastanza inespressiva, li vedevi che avevano il video, se vedete il video di YouTube dall'angolazione giusta, è leggendario, perché insomma si capì subito che aveva fatto una gaffe molto importante. Gli sudavano anche i lobi delle orecchie, si vedeva dalla faccia, Sì, indubbiamente. Quindi è un personaggio comunque molto controverso, secondo me caratterizzato da un forte impatto visivo, cioè estetico. Sì, è mediatico, che ha fatto delle cose, sbagli, possiamo dirlo, causati probabilmente anche dalla sua giovane età. Poi bisognerebbe anche parlare. Io non sono uno di quelli odiatori, lo premetto, assolutamente non mi interessa. Cerchiamo di vedere, insomma, le luci e le ombre in maniera abbastanza oggettiva. Però adesso noi abbiamo citato i suoi errori, tra virgolette, personali, imputabili a lei come persona. Ci sono poi stati degli episodi durante il suo governo che sono stati gestiti obiettivamente molto bene. Molto bene, ma anche molto male. Io per esempio credo che la gestione del Covid, al di là, io stesso sono stato toccato in negativo dalle politiche, da come poi questo governo ha gestito la cosa, però mi sento di dire che rispetto a tanti altri paesi, qua in Finlandia ce la siamo tutto sommato vista abbastanza buona, ecco, l'abbiamo scampata con pochi danni, e questo è anche un merito, no? Lì è un po' diverso, perché poi bisognerebbe entrare a dei discorsi più clinici che io parzialmente conosco, perché ho cominciato a interessarmene chiedendo anche a persone del settore sia in Italia che in Finlandia, e ho scoperto che a livello anche proprio di
test, cioè c'erano delle differenze abissali, Sì. cioè proprio, quindi anche i numeri erano un po' falsati, bisogna sempre, sanno, anche lì contestualizzare. Sì. Secondo me sono due situazioni così. Io dicevo molto bene, ironicamente, perché delle cose, io su molte cose, ad esempio nell'ambito quello lì, io non ero molto d'accordo, lo dico, mi espongo un pochettino, non ero assolutamente contento del modello finlandese. Allo stesso tempo io ho giovato di questa cosa perché non avevo particolari restrizioni. Sì. Però secondo me alcune cose erano veramente da fuori di testa. Beh, alcune cose erano proprio non stiamo dicendo che sia stata una gestione perfetta, però io sto dicendo che rispetto a tanti altri paesi siamo visti abbastanza bene. Beh, buttiamo un altro po' di benzina sul fuoco, invece parliamo di due decisioni, grosse magagne politiche ed economiche che sono state: uno il caso Uniper e due il caso dell'indebitamento per 40 miliardi di euro che insomma purtroppo ha sicuramente complicato la situazione economica della Finlandia ancora più di quella che sarebbe stato senza queste magagne. Questo dell'indebitamento va messo nel contesto diciamo della storia economica finlandese. La Finlandia quasi mai si è indebitata con l'Unione Europea da quando esiste l'Unione Europea, la BCE, la Banca Centrale Europea. Ha deciso di farlo il governo di Sanna Marin proprio quando i tassi di interesse sui prestiti erano aumentati di tantissimo, quindi diciamo che per ragioni insomma lapalissiane di bisogno di liquidità si è dovuta indebitare tantissimo a tassi di interesse insomma molto sconvenienti, quando invece avrebbe potuto in tempi leggermente precedenti, quando ancora non era scoppiata la guerra, quando ancora i tassi di interesse erano bassissimi o molto più bassi, prendere dei buoni prestiti, delle buone somme, ma insomma pesando sui contribuenti molto di meno. Quindi questo, diciamo che c'è abbastanza unanimità in questo in Finlandia in come viene giudicata questa scelta politica. Fu una scelta abbastanza infelice che la Finlandia sta ancora pagando e pagherà per un po' di tempo. Anche perché veniva già da un contesto in cui era abbastanza martoriata da alcune attività che erano molte attività che erano fallite durante il periodo Covid, e da un cambiamento radicale di quella che è l'economia, che è ancora una fase in evoluzione, e sono molto curioso di vedere cosa faranno, perché fino adesso non ha dato molti risultati a seguito della situazione geopolitica molto instabile, in cui adesso si è aggiunta altra benzina sul fuoco in altre aree, e ho paura che non si fermerà molto presto. Questo, io sono un po' pessimista, e quindi sono proprio un po' curioso di vedere dove andranno, in che direzione andranno. E l'ultima cosa di cui parliamo brevemente è il caso Uniper. Tu sai di cosa sto parlando. Uniper era un'azienda principalmente gestita dallo Stato tedesco, in cui adesso io dico la Finlandia, ma in realtà Fortum, che è un po' l'Enel finlandese. Questa energia, diciamo. Sì, esatto, una grossa azienda, la più grossa azienda energetica a maggioranza diciamo statale, istituzionale in Finlandia, che chiamano sempre per cercare di farti fare i contratti per telefono, tra le altre cose. Lascia perdere. In cui già aveva cominciato prima del governo di Sanna Marin ad investire delle quote. Questa Uniper in Germania era un'azienda insomma che non guadagnava tanto, non produceva tanto, e qualcuno in Fortum ebbe l'idea geniale di compriamo la maggioranza delle azioni di Uniper e la facciamo diventare un'azienda finlandese. Il problema qual era? Che Fortum e la politica energetica finlandese negli ultimi, direi, 10 anni, 15 anni si sono spostati molto decisamente, molto fortemente. Io poi ho la mia opinione in merito, a ragione, a torto, ne parleremo in un altro video, sulle rinnovabili. Uniper era un'azienda che fondamentalmente andava a carbone e quindi c'entra tantissimo in molti alzarono il sopracciglio per questo aspetto, e anche perché i conti come azienda, cioè se in economia o in finanza si parla di analisi fondamentale, i fondamentali dell'azienda Uniper erano pessimi, quindi molti dicevano: ma ragazzi,
cioè dove stiamo andando a mettere i soldi pubblici, né? Non c'è problema, Uniper venne comprata, fatto sta che passò un battito di ciglio e ci accorgemmo tutti che era un transatlantico destinato ben presto ad affondare. Allora ci fu un'altra idea geniale, ma rivendiamo Uniper ai tedeschi. Perciò i tedeschi si ricomprarono Uniper per fondamentalmente un nichelino e adesso Uniper fa grandi proventi perché è stata riconvertita dai tedeschi. Insomma, i tedeschi sono bravi a prendere le cose rotte e ripararle. I finlandesi forse in questo caso si sono fatti un po' turlupinare. È tutta colpa della Sanna Marin per il caso Uniper? No. Sicuramente c'era già un grosso interesse da parte di Fortum, insomma, di questa azienda finlandese, però diciamo che il governo di Sanna Marin è quello che ha un po' messo il chiodo, l'ultimo chiodo, no, sulla barra, proprio per dire va bene ragazzi, gestiamola il peggio possibile, perdiamoci tutti i soldi che ci possiamo perdere. Adesso io credo che si parli di 6, 7, 8 miliardi di euro la Finlandia ha perso da questa, che per la Finlandia? Cioè me li avessero dati metà a me, metà a te. Ah, altro che facevamo una sala rifatta. Capito? Cioè vi facevamo un podcast di ben altro livello. Va bene, comunque personaggio politico, cosa fa oggi Sanna Marin? Sai che non lo so, perché mi hanno chiesto giusto di recente, ma è ancora in politica? No, te lo dico esatto, io. Perché io non sapevo rispondere, ammetto, non lo sapevo. Ma io faccio come Marzullo che ti chiedo le domande e poi mi do anche le risposte. Ma in questo caso è meglio. Allora, tanto trivia 1. Ok. Io l'ho incontrata di persona Sanna Marin. Io entravo in un edificio, lei ne usciva con un bodyguard che sarà stato alto 2 volte questa stanza, e quindi l'ho incontrata, io l'ho salutata, lei mi ha salutato da formica irrilevante. Ma questo è anch'io ho visto da vicino Sanna Marin e sei rimasto folgorato. No, lascia perdere. Cosa fa oggi Sanna Marin? Lei, dopo non essere stata rieletta nel 2023, sì. Nel 2023 ha vinto la destra finlandese. Vedremo il prossimo anno cosa saranno con le nuove elezioni, anche se so già come finiranno. Attualmente al governo la destra finlandese, quindi il partito di Sanna Marin prese l'SDP, ha preso una bella ridimensionata, una bella lezione, e Sanna Marin si ritirò dalla politica e oggigiorno fa la consulente e l'ambassador per la fondazione di Tony Blair. Fondazione, sì. Hai capito? Quindi questa è stata anche una delle cose che tanti finlandesi hanno un pochettino rinfacciato a Sanna Marin, nel senso, ti sei fatto i 4 anni di governo, hai fatto qualcosina di buono, hai fatto tante pastrocciate, sei assurda un po' nell'Olimpo dei media, insomma la gente ti chiama, no? Cosmopolitan, interviste, certo. New York Times, eccetera, ti sei fatta conoscere e adesso mungi un pochettino la vacca del tuo successo, ti sei ritirata fondamentalmente a vita privata e non hai più. Ma la pensione d'oro secondo te? Sì, sicuro. La pensione d'oro? Ha fatto un giorno in Parlamento e poi pagano le pensioni. Dai, sì. Il vitalizio. Ne parleremo un giorno, perché anche qua c'è la grande polemica delle pensioni d'oro. Non pensate che noi in Italia ci lamentiamo, ma noi ma poi alla fine la lamentela è una cosa internazionale, capito? Piace a tutti, non è che piace solo agli italiani. Va bene. Diteci cosa ne pensate di Sanna Marin. Diteci per cosa conoscevate Sanna Marin. Diteci se vi abbiamo sfatato alcuni miti, io scommetterei di sì. Non dimenticatevi di il pollicione al video, iscrivetevi al canale, commentate e condividete e ci vediamo alla prossima volta. Ciao Italia Live.